Una volta tolte le vite del frontale, il frontale dovrebbe venire via così direttamente. Non vi ho fatto vedere dove sono le viti, come svitarle, perché insomma se uno gira l'amplificatore le vede, comunque erano sopra e sotto. Allora, buongiorno e benvenuti su The River Lab. Il video di oggi parlerà di un bel amplificatore Lenco, l'A300, che ha mandato massimo e va, diciamo, controllato perché fa dei forti rumori senza nemmeno nessun segnale in ingresso. Praticamente scarica sulle casse e fa, diciamo, questi forti rumori, va scoperto cosa è. Ovviamente ha anche qualche altro problemino, tipo la luce del V-meter che non funziona, e c'è anche un problema sull'interruttore. E guarderemo di risolverlo insieme, come al solito, io e voi, come sempre, questo problema, diciamo, su questo amplificatore. Poi lo rimetteremo, diciamo, non dico a nuovo, ma insomma in condizioni come uscite di fabbrica, gli faremo le tarature e tutto quello che è necessario fare quando entra in, diciamo, in laboratorio un amplificatore o un qualsiasi apparecchio. Vi ricordo, birbanti, che non siete altro di iscrivervi al canale, perché vedo che le iscrizioni languono. Lo so che vi stresso tutte le volte e ve lo dico, ma comunque tanti guardano video però non si iscrivono. Comunque continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Allora, il paziente di oggi è questo Lenco, questo A300, che ha diciamo più di un problema. Allora, il problema che ovviamente sente di più il padrone dell'amplificatore è questo. Ora ve l'accendo, a parte ovviamente un V-meter che non va alla luce, però aspettiamo un attimino e vediamo cosa va a succedere. Vedete? Da un canale alzo un attimino il volume del carico, sentite? Da un canale scrocchia e si può sentire anche e oltre che sentire lo possiamo vedere con l'oscilloscopio, sicché diciamo c'è un componente che è rumoroso e mi preoccupa, diciamo, fino a un certo punto. Quello che mi preoccupa di più sono altri due problemi che ora vi faccio vedere. Allora, con la videocamera non si vede, ma se vedete in questo punto qui dove c'è più luce c'è una lampadina che poi quando si aprirà ve la faccio vedere. È una lampadina tipo a siluro lunga con due filetti e è direttamente dentro lo strumento, sicché va aperto lo strumento per andare a cambiarla e sarà un problema trovarla. L'altro problema è l'interruttore di accensione. Aspettiamo, apriamo un attimo l'amplificatore e ve lo mostro. Svitato, ora aperto e guardiamolo dentro. Allora, l'altro problema è quell'interruttore arancione che vedete, perché c'è un sacco di contatti, non si trova questo interruttore e è rovinato, sicché proverò a aprirlo o qualcosa del genere e vedrò di rimetterlo in funzione. Però mi preoccupano un poco sempre aprire gli interruttori. Per quanto riguarda invece il problema, non ho lo schema elettrico ora, di questo qui non sono riuscito a trovarlo, però diciamo per quanto riguarda il rumore vedo subito che qui e lo stesso dall'altra parte, ovviamente specularmente, c'è un transistor di quelli incapsulati, sono due transistor in uno, alle volte danno questi problemi di rumore, sono proprio loro, o uno subito dei transistor, diciamo nelle immediate vicinanze, che fanno parte dello stesso circuito, che mi preoccupa poco perché sono 3 o 4 componenti, anche uno le cambia e vede quello che è guasto anche senza schema. Il rumore che fa questo amplificatore, come altri che ci sono che scrocchiano,
lo fanno ovviamente anche senza nessun ingresso, lo fanno diciamo da sé, sono componenti che diventano rumorosi, di solito transistor, e fanno queste scariche. Allora, ora bisogna individuare prima di tutto qual è la parte destra o sinistra che scarica, perché così non lo sappiamo. Allora, come possiamo fare per andare a individuare intanto la parte giusta? Vedete, questi due fusibili qui sono quelli che vanno alle casse, praticamente. Che basterà prendere il puntale del tester, posizionarsi prima su uno poi sull'altro e vedere se il tester diciamo fa dei movimenti bruschi. Se fa dei movimenti bruschi abbiamo individuato o una parte o l'altra dove andare a indagare. Si potrebbe fare anche in altra maniera, ovviamente ognuno ha la sua di maniera, questa diciamo è la maniera più veloce secondo me. Poi chiaramente, come dico sempre, io non ho da insegnare nulla a nessuno, ognuno deve fare come pensa che sia meglio. Allora, non si vede benissimo, però l'unica cosa che c'è da vedere è il tester che diciamo un pochino si muove. Il problema ovviamente più che altro è farlo vedere a voi più che a me, perché io farei presto, però vedi, così lo dovreste vedere. Allora, per ora non sta scrocchiando niente, aspettiamo che entri un attimino in funzione, perché ovviamente sono birbanti, non è nemmeno che lo fa sempre. Ecco, comincia. Alzo un attimino qui, così lo sentite. Ho staccato gli altoparlanti, non lo sentite. Accendo gli altoparlanti. Non so quanto si sente poi con la telecamera, comunque. Allora, andiamo su questo punto qui, su questa uscita di questo, e il test diciamo si muove ma poco, perché ovviamente viene alla fine il rumore, c'è un assorbimento, una cosa su tutti e due i canali, dovrebbe essere più ampio il movimento. Ecco, eccolo qua, vedete come si muove l'ago di qui e di là. Questa è la parte dove dobbiamo andare a indagare. Di qua non si muove quasi niente e di qua invece si muove parecchio. Allora andremo a individuare da questa parte, andremo a cercare il guasto di qui. Spengo l'amplificatore. Allora, non voglio farvela più lunga di quello che è, perché qui, allora, per trovare i guasti tipo questo ci sono tante soluzioni. Una delle soluzioni, chi è vecchio come me, è con diciamo l'aria spray usata al rovescio che ghiaccia, con lo spray refrigerante, andare un attimino a cercare componente per componente, perché le misure ovviamente, mettiamo che sia questo transistor qui doppio, da lì in poi praticamente il rumore c'è su tutto, se si andasse a vedere con l'oscilloscopio per esempio, sicché ci frega ovviamente. Addirittura anche se andiamo a individuare al transistor dopo, a quello che fa, mettiamo che sia questo transistor o questo, cioè se andiamo anche nella catena più in giù il rumore ci sarà sempre. E addirittura se fosse questo transistor, anche il transistor prima risentirebbe diciamo del rumore se andiamo a fare delle misure con l'oscilloscopio, e ovviamente magari in maniera minore, ma insomma diciamo sono guasti che sono parecchio noiosi questi qui per l'individuazione. Comunque non ve la voglio fare più lunga di quello che è necessario. Per esperienza qui interviene un attimino l'esperienza, io cambierò questo che è un transistor doppio e subito questi due qui che fanno parte dello stesso circuito, sicché non voglio dire che 99 su 100 l'individuo è quello, però ci sono buone possibilità che possa essere uno di quei tre lì, e si fa prima, invece che cambiarle uno alla volta, a cambiarle direttamente tutte e tre e poi si rifà le tarature. A quel punto ovviamente darò un'occhiata anche ai condensatori e una misura alle resistenze che sono lì intorno, sicché io procedo intanto con lo smontaggio di questi e la misura delle resistenze.
Allora ho dato un'occhiata ai condensatori velocemente con il prova ESR, sono a posto. Le resistenze lo guardate con il tester, ovviamente non vi sono stato a far vedere perché insomma è solamente una cosa noiosa. Vedete uno che smanetta col tester, lo so che a qualcuno gli piace vedere quella cosa lì, ma non si vede nulla, si vede uno che muove dei puntali, sicché non mi sembra poi così bello. Allora ho cambiato già il transistor, diciamo quello doppio, nello stesso contenitore, l'altro transistor di potenza, di media potenza, diciamo. Mi è rimasto questo transistor di piccola potenza che viene sostituito con un europeo. Questo è giapponese, ci monto un europeo. Ora gli europei di solito hanno la piadinatura messa in maniera diversa e l'ho già preparato perché questo è base collettore emettitore e di solito questi hanno la base nel mezzo, sicché lo dovrò montare così, però è perfettamente equivalente. Una volta montato si guarda se il problema è risolto o se dobbiamo, diciamo, affidarsi a qualche altro santo. Allora i transistor che ho cambiato praticamente erano, la pianinatura è questa qui, questo era quello piccolino, questo che era quello di media potenza, l'ho sostituiti. Ora ovviamente l'ho sostituiti, si prova, se funziona non so di preciso quale, diciamo, potrebbe essere che creava il problema, ma potrebbe essere, diciamo, il differenziale, di solito può essere questo o una delle vicinanze. Ora sto inquadrando l'oscilloscopio, ho acceso l'amplificatore, non lo vedete ma insomma l'ho acceso e per ora sembra che scariche non ne faccia. Mettiamo un attimino un segnale in ingresso, intanto vediamo se un segnale in ingresso se l'accetta. Eccolo qua, come sentite sgrosciola un po', come si dice in Toscana, perché questo rumore qui sono i potenziometri da pulire. Comunque ora il segnale in ingresso c'è e con il volume al minimo sembra che non ci siano delle scariche, sicché si dovrebbe essere risolto. Proviamo l'altro canale, mi sposto sull'altro canale, uso l'oscilloscopio solamente da quella parte lì. Ora se alzo qui si sente il rumore ma non si vede niente, lo sposto sull'altro canale e anche qui, diciamo, sembra che funzioni. Vediamo cosa facciamo insieme ora. Allora intanto andrò a smontare il frontale, prima di smontare il frontale ovviamente, perché devo smontare il frontale anche per togliere l'interruttore. Prima di smontare il frontale, a parte che vado di là e gli darò una pulita col compressore, però voglio misurare ai capi della lampadina, diciamo, che funziona, che tensione c'è, per poi cercare una lampadina adatta e magari, voglio dire, poi misurerò anche la corrente che assorbe la lampadina, ma intanto guardiamo la tensione che c'è, sicché di solito è tensione in alternata questa. Ora ce la metto, ci metto i coccodrilli. Allora vediamo se riesco a farvela vedere. Questo qui è messo in continuo, ovviamente non sente niente perché è una tensione alternata, così è in alternata e diciamo è una tensione di poco più di 12 volt. 13 volts, che devo trovare una lampadina che sia di caratteristiche adatte e possibilmente una lampadina da 15 volt o giù di lì, in maniera che non si bruci di domani l'altro. L'amplificatore è ancora acceso, non si sente ancora nessuna scarica, tolgo coccodrilli e pertanto sembrerebbe che il problema perlomeno delle scariche sia stato risolto. Quello che ho cambiato io è questo qui e questo qua. Ora c'è qualcuno che dice ma è troppo facile, fa così, quasi che facessi dei magheggi o roba del genere. Ora lo sapete come sono, cerco di essere sempre con piedi per terra, però c'è anche da dire che insomma ora che ho 66 anni e vado per i 67 che traffico in elettronica è da quando ne avevo 12 praticamente, e quando anche avevamo un laboratorio col socio, un laboratorio autorizzato, insomma, di apparecchi se ne macinava tanti, diciamo, al giorno, e sicché una bella esperienza uno se la fa, e a meno che non abbia
voglio dire la memoria del pesce lì, com'è, di Nemo, quel pesce che si scordava tutto, Wanda, come si chiama, a meno che uno dovrebbe ricordarsi un attimino quello che succede, che diciamo a favore mio gioca l'esperienza, a sfavore gioca l'età, preferirei avere 20 anni e nessuna esperienza. Ora, prima di svitare le viti del frontale vanno tolte le manopole e tutte queste, diciamo, levettine qui che vi faccio vedere. Partiamo dalle manopole. Allora, se la manopola non viene, ci avete da fare un attimino forza con un cacciavite. Quello che mi raccomando, proteggete il frontale, proteggete anche la manopola, ci mettete un pezzettino di straccio e poi la mettete sotto e magari ci fate forza. Cercate di non fare danni più di quelli che non ci siano già sugli amplificatori. Lo stesso per le altre manopole. Se dobbiamo togliere queste qui notoriamente non vengono nemmeno, come si dice, a morire. Se io tiro o non ho le dita abbastanza forti, se allora la andiamo a togliere con un paio di pinze a becco tipo queste, anche qui proteggiamo il frontale dell'amplificatore con un cencio, poi lo mettiamo sotto e cerchiamo di far forza, ma limitatamente, perché sono veramente dure queste. Questa è veramente dura, che proveremo col cacciavite. Insomma, comunque il sistema è quello, perché non esce né 3 né 2. Che le levo nella maniera che vi ho fatto vedere, facendo più attenzione che sia possibile, e poi riaccendo la telecamera. Ecco qua tutte le manopoline e le levettine tolte, e ora inizio a svitare il frontale. Le manopoline e le levettine ora vanno nella lavatrice, diciamo, ultrasuoni, nella vasca ultrasuoni. Chi non l'ha le può mettere in una caraffa con l'acqua e sapone, diciamo quello da piatti, va benissimo. Una volta tolte le vite del frontale, il frontale dovrebbe venire via così direttamente. Non vi ho fatto vedere dove sono le viti, come svitarle, perché insomma se uno gira l'amplificatore le vede, comunque erano sopra e sotto. Anche la mascherina, che è sporca, andrà pulita, come vi ho già detto più di una volta, stando sempre attenti che non si cancellino le scritte, sicché bisogna andare a vedere prima in un punto un pochino nascosto. Allora, questi sono, diciamo, i V-meter. Questo qui è un nastro argentato che c'è sopra. L'altro ho smontato la plastica, purtroppo era incollata con poco, ma insomma era incollata con un paio di gocce di colla. Non ho mai capito perché spesso negli amplificatori, per cambiare una lampadina, bisogna sbudellare tutto l'amplificatore. La lampadina è quella, e sicché è difficile trovarla. Ora guardiamo quello che ci posso avere, che può andare bene, che può fare più o meno la stessa luce, e poi una volta sistemato questo penserò all'interruttore. Allora, dato che una lampada come questa era per me perlomeno introvabile, avevo una lampada delle stesse caratteristiche, in contenitore un attimino diverso, l'ho messa in un pezzettino di guaina trasparente e l'ho messa in quel punto lì. Dato che fa leggermente luce un attimino più bianca, gli abbasserò un attimino la luminosità in maniera che la luce diventa un pochino più giallina, con una resistenza montata sul dietro che abbassa un attimino la tensione, rende ovviamente il filamento, rimane un pochino più giallina la luce perché fa un pochino meno luce. Direi che più o meno può andare, sono illuminati tutti e due, questo l'abbiamo risolto. Ora passiamo all'interruttore, che è un pochino più noioso. Ho smontato l'interruttore e come vedete ci ho attaccato, diciamo, i terminali del ponte. Ora vi faccio vedere, e abbiamo una resistenza di un ohm praticamente, che è troppo alta. Dall'altra parte è anche peggio, sicché ora provo con calma da me, senza ripresa, perché sennò divento matto, poi sbaglio, mi salta via qualche molletta.
e vediamo se riesco o se non ci si può fare niente. Le manopole sono venute bene, ovviamente, come vedete anche nelle righine, che queste sono satinate, che prima c'era tutto lo sporco, sono venute pulite perfettamente tutte. È una cosa che, insomma, siccome le manopole a smontarlo si fa presto, io vi consiglio, se dovete riparare un amplificatore, fatelo, perché si presenta molto meglio, diciamo, e chiaramente il cliente è anche più contento. Se vi dà un apparecchio che magari non è pulito, gli rendete bello pulito, fate bella figura, più che renderlo così come sta, insomma, diciamo. Volevo fare una precisazione, prendo questo transistor ad esempio, è uno di quelli che ho cambiato. Se io lo vado a misurare, questo transistor qui me lo dà buono, è per quello che io non vi ho fatto vedere, diciamo, la ricerca guasti del come si dice, del rumore che faceva, perché c'è poco da vedere, si va per esperienza più che per misure, anche se quando uno diventa matto, ripeto, con lo spray refrigerante o roba del genere si può fare. Però vi faccio vedere una cosa. Come vi avevo già accennato, potevo mettermi qui e far vedere che prendevo le misure col tester, e tanto vabbè, si vedeva poco. Però quello che volevo dirvi, quando trovate degli amplificatori che fanno rumore, perché il tecnico ovviamente alla fine deve anche lavorare, sicché deve cercare anche di far presto e non metterci un mese, sicché c'è da vedere se è più conveniente perdere tempo a misurare componente per componente, o magari cambiarne 2 o 3 dove si pensa che sia il guasto, come ho fatto io, perché i componenti costano quello che costano, relativamente anche poco. Ovviamente il tempo, se ci metto 3 ore per andare a cercare un guasto dove so che potrebbe essere, sono un fesso, e poi faccio spendere, diciamo, di più il cliente, quello che sia chiaro. Comunque, quello che vi volevo dire è, quando vi fanno rumore gli amplificatori, di solito ve l'avevo accennato prima ma ve lo faccio vedere, al massimo sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistor, tutti piccolini, che partendo da quello più vicino a, diciamo, al transistor, chiamiamolo differenziale, quel transistor che è doppio, e andando in là potete anche cambiarne uno alla volta, e fate prima che andare alla ricerca guasti con l'oscilloscopio o che vi dà delle false misure, e poi magari andate a cambiare questo e non ci incastra niente. Che partiamo da vicino al transistor doppio e andiamo, diciamo, in giù. Se cambiate, diciamo, i primi 3 pezzi, di solito la azzeccate sempre. Comunque questo ve lo volevo dire, no perché me la tiro e far vedere che io ho fatto presto e sono un ganzo, perché alle volte ci sono delle soluzioni che, lo sapete, a me mi piace prendere le misure, farvele vedere, e come si dice compagnia cantante, ma alle volte ci sono delle soluzioni che si fa prima a fare come vi ho detto ora. Ecco, tutto lì, perché sennò qualcuno poi dice ma lo potevi far vedere, e che faccio vedere? La soluzione è questa, faccio vedere la soluzione più pratica, anche se meno tecnica poi alla fine. L'interruttore, siccome mi stavo dimenticando perché c'è la vecchiaia, ho già collegato addirittura questi fili qui, ora finisco di collegare gli altri 2, mi sono ricordato di farvelo vedere. Come vedete è anche tutto più pulito, perché sono riuscito a aprirlo, solo questa sezione qui arancione, ovviamente quest'altra qui, perché questa fa parte di un'altra serie, diciamo, di interruttori collegati sulla stessa gamma, di deviatori per essere esatti, e che questo sono riuscito ad aprirlo, ripulirlo. Ora lo finisco di montare, me lo stavo scordando e non ve lo facevo vedere. Comunque, come vedete, è anche pulito, perché una volta aperto l'ho messo ovviamente nella lavatrice a ultrasuoni. Ci metterei tutto, praticamente anche le posate, perché vengono bene.
Questo amplificatore qui, l'unica cosa che dobbiamo controllare una volta che si è fatta una riparazione o comunque sia quando entra in laboratorio è il bias. Si regola con questi due trimmer qui. Ne va data una pulita con se non si cambiano ovviamente, ne va data, questi sono in ottime condizioni, ne va data una pulita con un prodotto specifico per elettronica, cioè non col VD40, non finisco più di dirlo, se non pastate tutto. Poi il bias si va a misurare su o questa resistenza o questa dei due canali, ovviamente va fatto per tutti e due i canali. Ve l'ho già fatto vedere altre volte, vi invito ad andare a vedere il video dove l'ho fatto vedere più di una volta, che questa volta non ve lo faccio vedere, anche perché se no non andate a vedere i video vecchi, così avete anche occasione di vedere i video vecchi. Una volta regolato il bias, l'apparecchio diciamo è pronto e va misurata un attimino a distorsione e tutte le cose che si fanno di routine, chi lo può fare, se no perlomeno chi non lo può fare, vedere la potenza se rientra nei parametri. Questo dovrebbe essere, mi pare, circa un 30 watt, e lo andiamo a vedere. Lo possiamo vedere anche semplicemente con l'oscilloscopio o con un voltmetro. Metodo di misura con l'oscilloscopio analogico ve l'ho già fatto vedere, ve lo riassumo. Un oscilloscopio analogico vi farà vedere il volt picco picco. Questi volt picco picco vanno divisi per 2,82, il risultato va moltiplicato per se stesso e va diviso per gli ohm del carico. Se avete un oscilloscopio digitale vi darà già anche i valori in RMS e fate prima. Comunque oscilloscopio analogico, andiamo a vedere prima del clipping, poi se vogliamo fare delle misure più precise le possiamo fare, ma queste sono le misure minime di quando si ripara un apparecchio. Allora sono 10 volt per quadretto, 10, 20, 30, 40, diciamo a circa 45 se ne va in clipping. Consideriamo diciamo una potenza leggermente inferiore più che una potenza superiore, sicché sono 45 volt picco picco diviso 2,82 fa 15,95, per 15,95 diviso 8 sono circa 31,8 watt. La stessa cosa la possiamo fare con un voltmetro, con un multimetro che arriva perlomeno a 1000 Hz. Io ora uso questo qui dell'HP e vi faccio vedere direttamente, lui misura il volt RMS in volt RMS. Prima di iniziare la misura, questo è un voltmetro che si andava a fare la misura proprio sugli amplificatori. Fra parentesi, questo voltmetro qui era di Gianni Vecchietti che me l'ha dato, sicché di amplificatori ne ha visti tanti questo voltmetro. Allora siamo sulla portata 30 volt e sicché quando il voltmetro sarà qui saranno 15 volt. Allora alzo il volume, voi non vedete l'oscilloscopio ma lo vedo io ovviamente. Ora praticamente siamo andati quasi in clipping, sicché sono 15, quasi 16 volt. Sicché in questo caso la misura può essere fatta diretta, sicché sarebbero 16 per 16 diviso 8, che sono gli ohm, e appunto da 32 watt invece che 31,8, perché ovviamente la misura qui comunque la misura è più precisa che su quei quadrettini dell'oscilloscopio a vista, poi chiaramente un oscilloscopio è preciso ovviamente quanto è questo. Comunque l'apparecchio da oltre 30 watt rientra nelle specifiche. Io direi di chiuderlo, pulirlo e siamo a posto. Allora prima di chiudere vi faccio vedere anche la distorsione. Questa volta la distorsione la misuriamo con questo Monton, non so se si pronuncia correttamente, comunque anche questo è un analizzatore di distorsione molto valido anche questo. Mi metterò circa a metà della potenza erogata dell'amplificatore, sicché intorno ai 15 watt. Questo amplificatore lo danno per, mi pare, distorsione 0,2%. Vediamo se rientriamo nelle specifiche o meno. Si sta stabilizzando, eccolo qua. Direi che ci siamo a circa 15 watt. La distorsione va da 0,09 circa a 0,1, non è ovviamente sempre stabilissima, comunque la distorsione è sotto lo 0,1% o
comunque sia sotto lo 0,2% che dovrebbe essere, diciamo, la sua massima data dalla casa, sicché questo amplificatore rientra, lo ridico un'altra volta, perfettamente nelle specifiche date dalla casa madre. E ora lo possiamo chiudere veramente e pulire. Frontale è pulito, l'ho rimontato, dopo ve lo faccio vedere. Un'altra cosa che dovete fare è, se vedete qua sono tutti sporchi, se volete restituire un apparecchio, diciamo, in condizioni pari al nuovo o simile, anche queste parti qui vanno ripulite perfettamente, e lo stesso queste parti qui che sono molto sporche, in maniera che il cliente, diciamo, riceve un apparecchio perfetto. Altra cosa da fare è, se vedete il sopra e la cover, come usa dire, è tutta sporca, perché con gli anni qua è una vernice, diciamo, autoraggrissente si chiamava una volta, comunque è una vernice che è porosa sopra, e sicché si è sporcata tutta, e questo va lavato molto bene, proprio lavato nel lavandino intendo, e così tornerà bello lucido e bello nero, non in questa maniera qui come è ora. Per farvi un esempio, vedete dove ci ho passato, diciamo, il dito, non è solo polvere, il dito era umido. Ovviamente va veramente lavato bene, perché se lo puliamo solo con un panno e uno spray non torna. Questo qui va proprio lavato dentro il lavandino, questo è il consiglio mio. Non tutto l'amplificatore, solo il coperchio ovviamente, perché qualcuno intende lucciole per le antenne, solo il coperchio. Anche il retro è stato pulito perfettamente, e ovviamente il riparatore deve fare anche il pulitore se vuole fare un bel lavoro, che quando il cliente se lo vede riconsegnare così fate una bella figura, ve l'ho già detto. Anche il sopra, come vedete, non è più opaco, ma è tutto bello lucido. Ora ve lo volto. Questo è l'amplificatore finito, che ovviamente da quando è entrato in laboratorio c'è una bella differenza. Anche il frontale ve lo faccio vedere, è stato ripulito tutto. L'alluminio, ogni tanto l'alluminio anodizzato ci rimane qualche macchina, anche qua c'è qualche macchietta, ma non si vede a colpo d'occhio, perlomeno sul frontale qui non la vedete, ma c'è una leggera macchietta che si mette proprio di lato, nonostante sia stato ripulito benissimo si vede. Comunque l'amplificatore è tornato perfetto. Ora lo lascerò in prova un'oretta e poi, diciamo, lo rimballiamo. Allora, il video è finito, l'amplificatore è stato riparato, come avete visto ha cambiato aspetto, anche diciamo esteticamente, oltre che ovviamente elettricamente, perché non funzionava e ora, diciamo, funziona. Però anche esteticamente, da come era, diciamo, è migliorato e è tornato agli antichi splendori, diciamo. Allora, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, commentate come al solito, e ovviamente chi non si è iscritto si iscriva al canale. C'è anche il nostro canale Patreon, chi volesse si può iscrivere, oppure può abbonarsi a questo canale, che così contribuisce, diciamo, alla crescita del canale, non solo come iscrizioni ma anche come abbonamento, diciamo, un pochino più di sostanza. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!